Se non ci siete mai stati come me, veniteci, perché state vedendo con i vostri occhi, merita assolutamente. Il fondo è messo divinamente, poi con questi colori qui, con le foglie a terra, l'arancio, il giallo, il marrone, il verde. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 15 ottobre 2022, sono circa le 6:30, come vedete è ancora buio, si farà giorno tra circa mezz'ora, 40 minuti, 45. C'è un po' di foschia, sono a poche centinaia di metri da casa. Praticamente adesso la prima fermata che farò sarà il benzinaio, che come vedete la spia è accesa. Farò il pieno perché oggi faremo un po' di chilometri, punteremo la zona del lago di Garda, farò dei passi, dei posti dove non sono mai stato e quindi scopriremo insieme questi posti. Ma adesso non resta che andare alla pompa di benzina e fare il pieno. Buongiorno, pieno fatto, 1,639, 42,60 €, 26 litri. Adesso piano piano si sta animando, come vedete qua la questione si sta movimentando un po' con tutte le pompe che ci stanno. Già sta facendo la fila dietro di me. Vabbè, adesso ci tireremo un po' avanti e gli faremo far benzina. Ok, siamo in tangenziale, temperatura 17 gradi, la viabilità è ottima, complice anche l'orario, anche se ti devo dire la verità, si sta un po' animando la situazione, ma probabilmente complice il sabato, giornata lavorativa per tanti, e quindi va bene così. Noi puntiamo verso nord e poi tireremo verso est. Adesso ci mettiamo della buona musica nel casco e via, si prosegue. Dalla tangenziale all'autostrada, ragazzi, questa è A4, siamo in A4, nel frattempo sta uscendo la luce, sta facendo il giorno, è un po' nuvoloso, ma le previsioni danno in netto miglioramento, addirittura nel pomeriggio ci sono temperature che superano i 20 gradi, quindi dicono sia un weekend anomalo per la stagione, quindi va bene così. Adesso non resta che farci circa 112 km di autostrada. Si va. Per ora la viabilità in autostrada è ottima, c'è movimento, ma diciamo che riesco a viaggiare tranquillamente in prima corsia senza nessun tipo di rallentamento, nonostante oggi ci sia anche qualche camion in giro. Orario previsto per l'arrivo a Peschiera del Garda intorno alle 9:05. Perché vi sto dicendo l'orario? Faccio un passo indietro. Un po' di anni fa mi hanno messo dentro una chat di WhatsApp dove siamo in 6 che ci siamo conosciuti sul forum di moto. Siamo 6 motoviaggiatori, ognuno differente dall'altro, con un unico minimo denominatore comune: andare come i cani sciolti, quindi ognuno va per i fatti suoi, e forse per questo andiamo d'accordo. Peccato che siamo dislocati dal nord a sud dell'Italia, copriamo tutta la penisola, c'è chi è del Friuli, chi è del Piemonte, chi è dell'Emilia, chi dell'Umbria, chi della Puglia. Stiamo cercando di trovarci da 2 anni e non siamo mai riusciti a trovarci, perché l'idea era di incontrarsi a metà strada, quindi più o meno nel centro Italia. L'unica volta che eravamo in procinto di arrivare a incontrarci, avevamo trovato una data utile per tutti, perché poi qualcuno ha la famiglia, qualcuno ha i figli. Insomma, quel weekend lì le previsioni si erano cambiate e mettevano maltempo pesante in centro Italia, quindi saltò. Perché vi sto facendo questa premessa? Perché giovedì, l'altro ieri, in quella chat ho mandato un messaggio molto semplice, freddo se vogliamo, e molto sintetico, del tipo: alle 9:30 sono a Peschiera del Garda, chi c'è, chi non c'è, amico più di prima. Loro hanno apprezzato sia il monologo che ho fatto sul muretto a pochi chilometri dal passo di San Marco, che condividono appieno, e sia hanno apprezzato lo spirito di quel WhatsApp, cioè come a dire: se ci siete mi fa piacere vedervi, incontrarvi, magari è la volta buona che senza organizzare nulla ci troviamo, di contro se non ci si incontra il nostro spirito è quello di cani sciolti e quindi nessuno se la prenderà. Perché vi dico questo? Perché voi potrete dire: ma scusa, settimana scorsa ci hai detto che sei un cane sciolto e adesso mandi WhatsApp. No, le due cose non sono in antitesi, perché se vi ricordate ho detto: riesco ad uscire con poche persone che si riescono a contare sul palmo di una mano. Questi
sono tra quelli con cui potrei fare tranquillamente una giornata o al massimo 2, non certamente un viaggio, perché come vedete il viaggio, come ho ribadito più volte, è una cosa che difficilmente potrò riuscire a condividere con altre persone, però che riuscirei a condividere tranquillamente una giornata in totale tranquillità, solarità, perché la pensano come me sulla puntualità, perché la pensano come me sul non perdere tempo, perché sono persone che sanno andare in moto, sanno cavarsi in qualsiasi circostanza, sono animali orsi solitari come me, come vi dicevo. Uno di loro, dopo che ha ascoltato il mio monologo su quel muretto, mi ha detto: Max, bentornato fra noi. Un altro mi ha scritto: Max, io mi sono meravigliato di quelle uscite che facevi in gruppo, perché oggettivamente vanno contro quella che è la tua natura di cane sciolto, anche se comprendo il fatto che adesso hai un canale YouTube che comunque sta prendendo una certa piega e quindi hai piacere magari a condividere alcune cose con i tuoi utenti, i tuoi iscritti, anche se, ti ripeto, sia che uno possa andare d'accordo con determinate persone, sia che uno possa non andare d'accordo, l'indole tua è quella di cane sciolto e quindi difficilmente riuscivo a vederti sotto quell'ottica di tour leader, passatemi il termine. Ci sono stati quelli che sono partiti da fare i cani sciolti quando erano mossi dalla passione, poi hanno convertito questa passione in un lavoro, organizzano dei viaggi organizzati, ovviamente si fanno pagare, e quindi da quello che era diventato una passione è diventato un introito economico, un modo di vita, un modo per vivere, e di conseguenza chiudono un occhio alla libertà, ne aprono un altro verso la loro indipendenza economica, quindi magari hanno lasciato il lavoro che facevano prima e si sono messi a fare dei tour leader e si muovono in Italia come in tutto il mondo. Ma la mia indole, come sapete, non è quella di vivere, quindi di lasciare il mio lavoro e vivere di YouTube, perché non potrei farlo, né tantomeno lasciare il mio lavoro e vivere di portare in giro le persone, perché non è quello il mio intento. Come vedete sono pure uno tra i pochi, se non forse l'unico, a non mettere mai il link PayPal, perché non credo, non penso e non voglio vivere con i soldi vostri. Ho il mio lavoro, vivo di quello. Se proprio pretendo che qualcuno mi paghi, quello deve essere YouTube, ma per le visualizzazioni che faccio io sono veramente ridicole e prima di essere pagato passano dei mesi. Ma comunque quello che volevo dirvi è che andremo a Peschiera, usciremo fuori dal casello e lì ci sarà un grosso punto interrogativo. Ci sarà qualcuno di questi 5 oltre a me, quindi siamo 6 in quella chat, ci sarà qualcuno? Ovviamente chi è della Puglia non me l'aspetto, come non mi aspetto chi è dell'Umbria, chi però è dell'Emilia piuttosto che del Piemonte o del Friuli. Tra l'altro il ragazzo del Friuli non lo conosco neanche, andiamo molto d'accordo, ci sentiamo per telefono, parliamo come se ci conoscessimo da una vita, è un bravissimo meccanico, non lo fa di professione, lo fa per passione, ma è veramente uno di cui mi fiderei a farmi mettere le mani sulla moto e fare lavori anche pesanti, e mi auguro che lui ci sia. Se non altro riesco a dare un volto, anche se un po' in foto l'ho visto, un volto, comunque a trascorrere una giornata con una persona che da circa 2 anni, saluto chi mi sta sorpassando, da circa 2 anni ascolto quotidianamente, perché è una chat dove ci si dà in buongiorno, ci si racconta, si commenta di tutto e di più, e riesco a dare un volto a questa persona qui. Quindi adesso sono anche un po' emozionato dal vedere chi ci sarà a Peschiera. Se non ci sarà nessuno va benissimo, perché questo è un giro che non ho condiviso con loro. Io gli ho detto: io vado lì e farò questo giro qui, se ci sarete lo faremo insieme, se non ci sarete lo farò da solo, andrà bene ugualmente. Pranzo a bordo e si va, andiamo a Peschiera a vedere chi c'è. Ragazzi, buongiorno, sono circa le 8:30, sono a 32 km dall'uscita del casello, i cartelli segnalano 4 km di coda, quindi mi sono approfittato per fare una piccola sosta qui in area di servizio, tanto sono in anticipo, l'appuntamento è per le 9:30, ammesso che ci sia qualcuno. Se non dovesse esserci, come vi ho detto, non è un problema, noi il giro ce lo faremo ugualmente, è un bel giro. Come vi anticipavo, ci saranno dei posti dove non sono mai stato, ma questi li scopriremo lungo la strada. La temperatura è ottima, ci sono 16 gradi, c'è una leggera foschia come potete vedere ancora, ma conto che come passeranno le ore, come si scalderà un po' l'aria, tutto svanirà e sarà estremamente fantastico. Abbiamo visto sorgere il sole questa mattina, quindi che cosa si può pretendere di più? Nel frattempo, come vedete, qui l'autostrada è abbastanza trafficata e ci aspetterà un po' di coda. Adesso torniamo in sella e andiamo a vedere se c'è qualcuno
fuori al Casella di Peschiera. Ragazzi, questi sono 4 km di coda praticamente, le auto sono ferme, ho messo le 4 frecce, sto andando a una velocità imbarazzante, sono a 30 all'ora, ma almeno faccio un po' di strada, almeno non sto fermo, perché qua sono veramente tanti chilometri, auto ferme. Dietro a me c'è un altro GS sempre con le 4 frecce, se vuole passare lo facciamo passare, io vado piano in corsia d'emergenza. Uscita di Peschiera, perché l'appuntamento è qui, è esattamente qui, vediamo un po'. È un Ducati? Dovrebbe essere Teo, dovrebbe. Quella. Teo, parla un po' che la voce, dalla voce ti riconosco. Sono io. Sento. Ciao. È tanto che sei qua? Opla. Allora? Un po' troppo in anticipo io. Alle 5:30 stamattina. Sono stato alle 5. Non riuscivo più a dormire, dopo c'erano le qualifiche della MotoGP, le guardo, poi finiscono alle 6, parto, vado via con calma. Sarò arrivato qua a 9 meno un quarto. C'erano 4-5 km di coda, mi sono fatto un po' di corsa d'emergenza, se no non arrivavo più. Al massimo tanto arriverà Gunt, non penso No, che... Non c'è Gunt? Ok, quindi siamo saliti a te. Almeno. Ha detto che va verso sud, poi mi stava scrivendo fino adesso, quindi... Ah, ok, ottimo. Sì. Va bene, ottimo. Quindi siamo pure in anticipo per i nostri tempi, tornerai tranquillamente per andare alla pizzeria, insomma. Guarda, ho detto che alle 8:45 ho detto viaggio ragazzi, io vado verso sud. Ok, va bene. Come avete visto c'è solo Teo ed è l'unico di quella chat che vi dicevo che non conoscevo. Siamo in anticipo ovviamente 9:15, tanto siamo soltanto io e lui. Ecco quello quando vi dico a me non piace perdere tempo, ci sono persone così che quando vai prendi e vai senza perdere un minuto di tempo. E lui perché è così? Perché fondamentalmente siamo tutti dei cani sciolti. L'unico oltre a Teo che sarebbe potuto venire del nord era Gunt, ma come avete sentito ha preferito puntare verso sud ed è giusto così, cioè ognuno deve fare quello che si sente. E ieri anche Gunt mi ha detto, io condivido assolutamente quello che ha detto in quel monologo, anzi io farei persino fatica a portare una persona in moto con me, quindi siamo proprio dei cani sciolti. C'è ancora molta foschia, molta umidità, c'è un po' di traffico, è sabato, ma adesso ci inizieremo ad allontanare dalle strade un po' più trafficate e il primo punto il primo punto dove andremo sarà Passo del Cavallo. Non l'ho mai fatto, Passo del Cavallo e poi strada del Montebaldo. Ci siamo lasciati alle spalle Caprino Veronese e adesso Vezzane, siamo sulla SP8. La foschia piano piano che stiamo salendo si sta diradando, i colori dell'autunno iniziano a uscire abbastanza superbi. La strada è molto bella anche se il limite qui è 70 all'ora. Qualche ciclista, c'era un pullman poco fa davanti a noi, ma la strada è molto bella. Se vi ricordate, questo tratto di strada qui lo feci insieme a Gunt qualche mese fa, all'inizio stagione. Stavamo puntando alla strada del Montebaldo, ma poi ahimè siamo stati costretti a fermarci perché c'era divieto di transito, c'era la neve e ripiegammo su Punta Veleno che è una delle strade, è una delle salite più impervie che abbiamo qui in Italia. SP8 ragazzi, una bellissima strada, peccato il traffico. C'era un pullman fino a poco fa davanti a noi che ci ha fatto un po' da tappo e più che altro non dobbiamo correre, ma almeno agustarsi un po' le strade. La nebbia, come vedete, come stiamo salendo si sta alzando. Qui sono segnalati dei velox, quindi ci mettiamo a 70 km/h. Alle nostre spalle ci sarebbe il Garda con la sua maestosità, ma in questo momento non vediamo nulla se non il bianco delle nuvole. Adesso passiamo qua e ci facciamo questa stradina qui che è piccolina e sicuramente ci darà grosse soddisfazioni. Se non altro ci siamo tolti dalle scatole l'ennesimo pullman, come avete visto. Adesso iniziamo a arrampicare su Passo del Cavallo. Mancano ancora 10 km all'arrivo.
Adesso alla nostra sinistra ci sono un mare di nuvole, un mare proprio. Noi adesso continuiamo qui sulla destra. Ecco il sole che esce, dai dai, esci, accendi tutto. Adesso piano piano passeremo sopra queste nuvole, spero, e iniziare a vedere dei colori fantastici. Questa è una di quelle strade piccoline che piacciono a noi. Guardate qua, alla nostra sinistra, che cos'è? Che cos'è? Le nuvole basse, il bosco che si accende di rosso, marrone, verde. E poi guardate che traffico che c'è qua, solo io e Teo. SP8. Ecco, queste sono le strade che piacciono a me. E immagino pure a Teo. E via, ci si tuffa dentro il bosco. Solo noi, fantastico tutto questo, noi, la natura e il suono di due bicilindrici, uno è il Ducati di Teo e un altro è il GS. Tanta roba, molto molto bello. Peccato queste nuvole basse, ma che comunque donano un bel fanno scena. Questo è il sacrario del Monte Baldo, dovrebbe perlomeno. Dovrebbe essere il sacrario del Monte Baldo. E qui c'è un gregge di pecore. C'è il pastore con i suoi cani che speriamo non ci dicano nulla, non ci aggrediscano. No, tutto a posto, boh, possiamo andare. Nel frattempo abbiamo lasciato la SP8 direttissima, siamo tornati sulla SP8 che è più larga, ma guardate che roba è semplicemente fantastico. E l'azzurro si sta facendo largo tra le nuvole. Abbiamo superato i 1000 metri e siamo a circa 12 gradi. Rifugio Novezzina 1235. E tra un po' arriveremo nel punto dove io e Gunt fummo costretti a tornare indietro, perché la strada c'era divieto di transito. Se magari ti fai un po' più a destra passiamo anche noi, grazie. Ecco l'azzurro, ci fa spazio l'azzurro tra le nuvole. Beautiful, beautiful. Sì, tra qualche centinaia di metri arriviamo dove io e Gunt fummo costretti a tornare indietro. Guardate le nuvole qua come sono basse. Qui, praticamente qui è il punto dove fummo costretti a fare dietro front. Chi ha visto il video si ricorderà che facciamo inversione esattamente qui, che qui era sbarrato. Una bella salita c'è, impegnativa, sì. Guardate il colore del bosco, è completamente rosso, arancio, marrone. Qui, ecco qua, questo è Passo del Cavallo. Guardate che roba è qua, fantastico, è fantastico, è veramente incredibile qua. Non c'ero mai stato, una strada che non ho mai fatto, ma è tanta roba, bello, bello, bello. E questa è la strada del Monte Baldo. Dai che sta uscendo anche il sole, dai dai. Sun, sole. Tanta roba ragazzi, veramente molto bello. Se non ci siete mai stati come me, veniteci perché state vedendo con i vostri occhi, merita assolutamente. Il fondo è messo divinamente, poi con questi colori qui, con le foglie a terra, l'arancio, il giallo, il marrone, il verde. Queste nuvole basse veramente regalano un tocco magico a tutto ciò. Madonna che strada che è, veramente pazzesco, si scopre da una curva all'altra, ma guardate voi che cos'è. Qui siamo a
1600 ci sono 9 gradi in questo momento, 1621 per l'esattezza. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for... Ragazzi, la strada del Monte Baldo è fantastica, peccato le nuvole molto basse, come avete visto anche dal drone, come mi alzavo un po' di quota andavo in mezzo alle nuvole e si vedeva poco, ma è veramente veramente molto bella, molto panoramica, assolutamente consigliata. Poi il fondo è ottimo e non vedo nessun tipo di controindicazioni, veramente veramente una bellissima sorpresa. Qui nel frattempo siamo entrati in Trentino, ecco qua il cartello che ci ricorda dove siamo. Beautiful. Adesso speriamo che c'è un po' di vento qui, speriamo che spazzi via ste nuvole e ci lasci il bell'azzurro. Questa strada qui è incantevole, ragazzi, incantevole. Oltre ad avere un manto d'asfalto strepitoso, ha delle viste letteralmente pornografiche. Ma vi dico che anche queste nuvole in basse qui, in questo momento stiamo scendendo da 1600, siamo arrivati a 1450 e le nuvole ci stanno seguendo praticamente, ma ci sono degli scorci veramente incredibili. Strada del Monte Baldo, segnatelo, fatela perché è spaziale. SP 230 questa qui, Adesso inizia a farsi un po' più tortuosa, inizia ad esserci un po' più di tornanti perché iniziamo a scendere. La parte in alto della strada che abbiamo fatto fino a poco fa rimaneva più o meno alla stessa altezza, tutto sul fianco della montagna che è qui davanti a voi, ma non si vede nulla in pratica. Invece adesso iniziamo a scendere. Guardate che colori fantastici che ha l'autunno. Veniteci, veniteci, veniteci perché merita assolutamente, assolutamente. Peccato le nuvole basse perché ci sono degli scorci incredibili, ragazzi. È fenomenale questa strada qui. Mai fatta, la prima volta che la faccio e ci tornerò assolutamente in un'altra stagione d'estate magari, dove non avrò sicuramente questi colori, ma ci sarà sicuramente la visibilità che merita, perché è vero che le nuvole basse gli regalano un fascino tutto suo, ma ci sono delle viste in questo momento che ci siamo preclusi, perché da una parte all'altra si vede la montagna, è fantastico. E davanti a noi c'è un'alta di montagna che ahimè si intravede, perché in alcuni tratti, ecco, guardate qua, guardate che tavolozza di colori che c'è qui davanti a voi, e la strada, neanche a dirlo, stupenda. E guardate che traffico che c'è, praticamente non c'è nessuno, qualche bici, pochissime auto, tanta tranquillità. Alta quality, ragazzi, alta quality, felce dappertutto qui, ai bordi della strada c'è tanta felce. Guardate questi passaggi qua, c'è questo canyon scavato da questo fiume, tanta roba. Rocce sporgenti, dice il segnale, dice, wow, guardate qua. E adesso ci attende anche una discesa dell'11%.
Decisamente una strepitosa sorpresa, mi aspettavo un bel posto ma non così bello. Adesso qui inizia una serpentina incredibile, ho già dato uno sguardo al navigatore ed è impressionante la serie di curve e tornanti che ci sono qua. Guardate il navigatore e vi renderete conto di cosa ci aspetta qua sotto. Questa montagna qui davanti è veramente impressionante, questa roccia immensa. È incredibile ragazzi questa strada, incredibile, incredibile. I tornanti che ci sono neanche ve lo dico quando ce ne stanno, che è un mare di tornanti, ma poi la bellezza della natura che attraversate è incredibile. In tutto questo zero traffico. SP 208. Siamo sulla SP90, ci siamo lasciati alle spalle Avio e stiamo puntando la strada della Forra. Siamo a circa 47 km dalla strada della Forra, ha riaperto a senso unico e a salire, e quindi non possiamo non fare la strada della Forra, insomma. Quindi adesso punteremo la Gardesana occidentale, il tutto ovviamente senza fare autostrada. Qui il limite è 70 e si rispetta perché come vedete velox dappertutto. Abbiamo appena fatto la galleria e abbiamo cambiato valle, ma i panorami sono sempre i medesimi. Fiori di vigneti a destra e a manca, viti dappertutto ragazzi. Siamo in località Loppio in questo momento e ci stiamo avvicinando a Riva del Garda. Guardate qua, vigne a profusione, cantine ogni angolo. Siamo in località Nago, da qui ci sarebbe una vista strepitosa sul lago, ma come vedete le nuvole basse ci impediscono di godere del paesaggio, ma vi garantisco che qui la vista è tantissima roba. E qui adesso ci facciamo queste grotte, qui praticamente qui siamo in quello che era un parco glaciale. Guardate qua la natura, che roba superlativa che è. E qui davanti a voi c'è il lago di Garda, non si vede ma vi posso garantire che c'è, è lì. Con non poco traffico ci stiamo avvicinando a Riva del Garda, stiamo praticamente costeggiando il Garda ragazzi. Questo è il lago di Garda oggi in queste condizioni, praticamente non si distingue il cielo dall'acqua, è tutto bianco. C'è un po' di traffico vista l'ora, sono le 11:36 in questo momento. Attraversare Riva del Garda, credetemi, è stato un incubo. Adesso per fortuna siamo sulla Gardesana occidentale che come panorami giudicate voi che cos'è. Che cos'è questa strada qui? Un'opera d'arte questa strada qua. I limiti sono bassi ovviamente, ma natura superlativa, gallerie scavate nella roccia e molto 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 suggestivo. Trafficato sì, ma è come Riva è stato veramente un carnaio, attraversarla è stato delirioso. Adesso però possiamo godere un po' di questo panorama e apprezzare la natura che ci circonda. Tra 13 km ci sarà il bivio che ci porterà all'altezza di circa 50-60 metri sul livello del mare a circa 400, la vista che si ha da in cima alla strada della Forra. Adesso vedremo se fermarci sulla terrazza del Brivido oppure al paesino che c'è prima, probabilmente il paesino di prima che secondo me è più suggestivo. Siamo sempre sulla Gardesana occidentale, sempre la foschia che ci accompagna, ma ahimè oggi è così, ha tutta foschia oggi ragazzi, oggi i colori se ne vedono pochi. Abbiamo goduto di colori rossi accesi, forti, sulla strada del Monte Baldo, ma qui è natura superlativa sì, ma ahimè foschia aiosa. Persino il lago è bianco, guardate, non c'è differenza tra il cielo e il lago, è incredibile. E qui c'è tutta una passeggiata, c'è tutto un balconcino, si parcheggia, qui i parcheggi sono un po' quelli che sono, c'è tutta una passeggiata che si può fare a piedi intorno alla...
molto molto bello. Vedete, questa è tutta camminata che si può fare, il battello, il lago, è così, oggi è così. Ennesima galleria scavata nella roccia. Qui la strada è estremamente panoramica e quando inizieremo a salire verso sulla strada della Forra, lì sarà il non plus ultra. Se la situazione di Riva del Garda era messa male, drammatica è questa di Limone. Qui veramente abbiamo fatto dei tratti fermi, completamente fermi. Limone del Garda è il posto dove si coltivano i limoni più a nord. C'è un microclima ideale, ci sono diversi terrazzamenti. Adesso siamo a 6 km dalla svolta che ci porterà sulla Forra, dove mi auguro di non trovare tutto questo dramma che c'è in questo momento qui a Limone. E finalmente siamo arrivati al bivio che ci condurrà sulla strada della Forra. Ecco, abbiamo imboccati in realtà. Questo adesso è a senso unico, dovrebbe, perlomeno avevo letto che dalle 10 alle 19 o alle 18 è a senso unico. Adesso ci fermeremo in un posticino, metterò la 360 e poi proseguiremo. Questa strada Churchill la definì l'8ª meraviglia. Sicuramente in alcuni passaggi è tanta roba, tantissima roba. Questa è la strada della Forra, se non l'avete mai fatta non potete non farla, perché è semplicemente meravigliosa. Adesso noi la faremo a un passo blando perché merita. Questa è la vecchia strada, prima si passava di là, adesso è percorribile solo a piedi. Ve lo ripeto, adesso questa è a senso unico, quindi andiamo molto più leggeri da un certo punto di vista, mentre prima era a doppio senso, prima era drammatica la questione, adesso è a senso unico di marcia, quindi andiamo molto più leggeri di ansia, di preoccupazione. Tanti corrono su questa strada, noi ce la godiamo centimetro per centimetro. Guardate qua, ci sono dei passaggi decisamente accattivanti, molto. Guardate questo passaggio qui, che cos'è? Sono pochi chilometri, non è lunghissima come strada, ma vale ogni metro. Immaginate prima a farla qui a doppio senso cos'era. Queste gallerie scavate dentro la roccia. Passeremo in dei punti
dove le rocce quasi si toccano, le pareti di roccia quasi si toccano. Pensate che questo canyon è stato scavato da un fiume che, se non vado errato, si chiama Brasa. Ovviamente è stato scavato nell'arco di milioni di anni. Ecco, questo torrente qui ha scavato questo canyon. C'è il semaforo, adesso in teoria dovrebbe essere sempre verde, perché prima c'era verde e rosso perché era a doppio senso, adesso è a senso unico, quindi peccato avere questa macchina qui davanti, un vero peccato. Facciamola allontanare un po'. Ecco, qui ci stiamo avvicinando in quelli che sono le due pareti di roccia che quasi si toccano. Guardate qua sotto cos'è. Questo è sicuramente il tratto più panoramico che possa esserci della Forra. Guardate qua, le due pareti quasi si toccano. Guardate qui davanti, qui sopra, cos'è? E ripeto, guarda qui si toccano quasi le pareti. Churchill l'ha definita l'8ª meraviglia, quindi se non è l'8ª è la prima, la seconda, la quarta, ma è sicuramente tantissima roba. Proseguiamo e puntiamo il paesino qui sopra, dove si gode di una vista incantevole. Guardate qua sotto, tanta roba qui vale la pena esserci, e valsa la pena di ogni centimetro fatto in coda. A senso unico, è la prima volta in assoluto che la faccio, e devo dire che è un'altra cosa sapere che dall'altra parte non viene nessuno, ma non perché bisogna correre, perché come vedete andiamo a una velocità veramente blanda, ma sapere che non viene nessuno è un'altra cosa. Se uno vuole fermarsi a fare due foto, insomma, è sicuramente un altro andare. Questa è la vista che c'è. Sotto c'è la strada della Forra, c'è anche la Gardesana, e quello lì in alto, quello che vedete lì, è la terrazza, quella lì è la terrazza del Brivido. Peccato la foschia, come vi dicevo non si distingue il cielo dal lago, è tutto grigio qua. Punto molto caratteristico del nucleo antico di Pieve, una scala semicircolare in pietra, chiamata per la sua caratteristica forma la Scala Tonda. Poco più avanti, sempre lungo l'attuale via Scala Tonda, è l'ingresso di Cassa Cozzaglio, Bruschi, casa natale di Arturo Cozzaglio, ricordato come uno dei personaggi più importanti della storia di Tremosine. Geometra, professore di scienze naturali, Artulio Cozzaglio rimase sempre profondamente affezionato a questo luogo, tanto che nel paese gli viene attribuito il soprannome di Arturo della Scala Tonda. Adesso vi mostro dove abbiamo pranzato oggi. Guardate che vista che c'è. Qui abbiamo pranzato esattamente su questa panchina e con questa vista qui. Voi vedrete tutto chiaro, ma qui c'è il lago, qui c'è il cielo. Questa qui in alto è la terrazza del Brivido,
qui sotto c'è la Forra e questa è la Gardesana occidentale. Adesso ci rivestiamo e torniamo in sella e si prosegue, perché qui è a senso unico, quindi noi passeremo da un'altra strada per discendere sempre nella Gardesana. Pranzo terminato, ripartiamo dal paesino di Pieve dove abbiamo pranzato con quella bellissima vista sul lago. Qui esattamente alla nostra sinistra ci sarebbe anche la terrazza del Brivido, ma era abbastanza presa da gente, quindi abbiamo evitato questo posto qui. E adesso praticamente proseguiamo su questa strada prima di ridiscendere nuovamente sulla Gardesana occidentale. Questo perché? Perché fino alle 18 o 19, non mi ricordo, forse 18, è a senso unico la strada della Forra. Avevo già impostato questo percorso qui, a prescindere se fosse stato o meno a senso unico, ma visto che lo è, a maggior ragione facciamo una strada diversa. Peccato questa foschia, perché ci sarebbe una vista mozzafiato. Ragazzi, in alcuni tratti, soprattutto l'ultimo tratto, la strada è molto bella, asfalto ottimo, e peccato il traffico, peccato il forte traffico, però la via provinciale che stiamo facendo adesso è veramente tantissima roba, perché sembra veramente un budello, un bel twist, molto bello. L'asfalto è ottimo, ve lo ribadisco, però come vedete, guardate qua, traffico. Abbiamo fatto andare avanti le auto. La strada è molto piccola, è molto stretta, ma ha un asfalto fantastico, incredibile. Non è certamente una strada da smanettone da correre, ma è molto bella, anche perché questa, pensate, è a doppio senso, non è a senso unico questa roba qua. Molto bella. Come suona? Ci siamo lasciati alle spalle Tignale e adesso tramite la SP38, la strada dei sapori e dei vini, sempre della Gardesana occidentale, scendiamo verso il lago. La strada anche qui particolarmente bella e panoramica, molto bella, asfalto ottimo, trafficata in questo momento. Sinceramente oggi giornata veramente spettacolare dal punto di vista delle strade. Abbiamo iniziato molto bene stamattina e questo, guardate qua sotto cos'è. Qui neanche a dirlo, c'è una vista pazzesca sul lago, ma è inutile che ci affacciamo perché con sta foschia. Vi stavo dicendo, siamo partiti questa mattina con una strada ad alti livelli, Passo del Cavallo, strada del Monte Baldo, top quality veramente, panorami bellissimi, inattesi. Non mi aspettavo una strada come quella lì, sinceramente mi ha sorpreso. Ci tornerò sicuramente in un periodo caldo, perché è stato molto bello oggi vederlo sotto le nuvole, assolutamente, colori autunnali top, però secondo me senza la foschia ci sono degli scorci, delle viste incredibili. Ragazzi, che cos'è qua? L'ultimo tratto prima di arrivare sulla Gardesana. Questa strada qui è veramente un'altra chicca incredibile. Adesso manca veramente poco, gli ultimi chilometri prima di arrivare sotto la Gardesana. Poi da lì, ragazzi, saranno sì dei bei paesaggi, ma la strada bella diciamo che è finita, perché poi ci faremo fino a Salò, arriveremo in fondo al lago e poi rientriamo in autostrada, io per la mia strada e Teo per la sua. Teo viene da Pordenone, Friuli. Eccoci qua, siamo tornati mestamente sulla Gardesana occidentale. Da qui, ragazzi, Valvestino e Lago d'Idro, inizierebbe un altro cinema che non finisce più, ma arriveremo troppo tardi a casa. Teo ha degli impegni a cena e se dovessimo fare Valvestino e Lago d'Idro, altro che cena, a mezzanotte torniamo a casa. Il fatto è che una volta che si arriva da queste parti qui, dove si va si cade bene, perché ovunque si svolta ci sono strade molto belle e panorami mozzafiato. Adesso che stiamo tornando verso casa, sono le 3:15 circa,
Siamo a una trentina di chilometri più o meno dall'ingresso dell'autostrada. Adesso che stiamo tornando verso casa, come vedete sta uscendo il sole. La foschia c'è sempre, ma è incredibile. Il sole esce adesso, dietro di noi è completamente grigio. Comunque è stata una bellissima giornata, è stato anche un modo per conoscere Teo, che non conoscevo da 2 anni che ci scriviamo in chat, che ci sentiamo anche al telefono, ci chiamiamo spesso e volentieri per fare 2 chiacchiere, per avere un confronto su alcune cose di meccanica. Lui è molto bravo, io mi arrangio, lui è veramente il numero 1, e quindi ho dato finalmente volto a una voce, persona molto discreta, molto riservata. Infatti anche nei video ho cercato di coinvolgerlo il meno possibile, come avete visto. Adesso ovviamente lo metterò nella chiusura perché vorrei salutarlo, quindi ce lo metto, l'ho messo nell'apertura, ho cercato di tenere, non me l'ha detto esplicitamente, ma è così, a pelle mi dà l'impressione di una persona estremamente riservata e quindi lungi da la voglia di infrangere la sua privacy. Dai, arriviamo in autostrada e salutiamo Teo e poi torniamo verso casa. Ragazzi, Teo se n'è andato e ho evitato di tirarlo nei saluti. In realtà non ho fatto nessun video perché mi sembra una persona estremamente riservata e non ho voluto metterlo in imbarazzo, e quindi va bene così, non gliel'ho neanche detto, non è uscito neanche il discorso. È una persona top, mi sono trovato veramente bene, a pelle, è una persona molto positiva, ottimo compagno di viaggio, di avventure sicuramente, ma è riservato, ecco, quindi va rispettata la sua riservatezza. Adesso saliamo in moto, direzione casa, go, si va. Guardate qua che disastro che è l'autostrada. Guardate un po' che marasma che c'è qua. Tanto qui non sbagliamo Milano, di qua. È uscito il sole adesso, incredibile, è incredibile, veramente follia. Alle 15:20, 15:30 è uscito il sole. Pazzesco! Ragazzi, giornata incredibile. Teo è la prima volta che lo vedevo, ci siamo trovati subito a pelle, già ci eravamo trovati molto bene anche al telefono, insomma, ripeto, persona molto simpatica, però allo stesso tempo molto riservata, e quindi ho preferito mantenere la sua privacy. La temperatura in questo momento ci sono ben 22 gradi e sono le 15:35. Arrivo previsto a casa per le 17:30. Con calma ci facciamo la nostra strada, i nostri chilometri, ci prendiamo le nostre pause. La giornata è andata molto bene. Peccato questa foschia, l'unica cosa, la foschia pessima, tanta foschia, come avete visto in alcuni tratti addirittura il lago si confondeva col cielo, tutto bianco era. Il sole, ironia della sorte, è uscito adesso alle 15:30, pazienza, siamo al 15 ottobre e ci sono 22 gradi. Aveva detto il Meggio che sarebbe stato un weekend oltre le aspettative come clima. Vediamo magari domani se si esce ancora, perché oggi Cinzia, come sapete, non è uscita con noi, quindi sta a casa, quindi magari domani potremmo fare qualcosa, non si sa. Stasera intanto, giusto per aggiornarvi, a casa nostra si mangia arrosticini, quindi adesso che vado a casa, doccia, scarico i file e poi via, arrosticino selvaggio. Ci salutiamo più tardi, dai, la chiusura del video la facciamo alla solita area di servizio prima di arrivare a casa. Adesso mi sparo l'autostrada e a dopo. Ragazzi, eccoci qui alla solita area di servizio in tangenziale a chiudere il video. Oggi, come vi dicevo, una giornata ben al di sopra delle aspettative per quel che riguarda le strade percorse. Avevo fatto in parte il passo del cavallo, ma come vi avevo detto fino a un punto, dopodiché con Gunt, ahimè, abbiamo trovato la strada sbarrata per neve e siamo dovuti tornare indietro. Passo del cavallo molto bello, ma quello che viene dopo il passo del cavallo è qualcosa di incredibile. La strada del Monte Baldo, qualcosa di veramente pazzesco. Queste nuvole basse, il bosco marrone, verde, arancio, davvero tanta roba. Mi riproporrò di tornarci nel periodo
estivo. Poi ahimè c'è stato Riva del Garda e Limone, che sono stati due posti dove veramente abbiamo trovato un mare di traffico. La strada della Forra, che dire, fantastica, incredibile, ha senso unico e veramente da gustarsela piano piano senza correre, tanta roba. Ma la strada che abbiamo fatto dalla Forra verso la Gardesana occidentale è stata un'altra sorpresa, bella, l'avevo già disegnata sul navigatore ma non credevo così, perlomeno pensavo un manto stradale messo non benissimo, invece un tavolo da biliardo. E poi una volta tornati in autostrada, ahimè, la strada è stata noiosa. Un grazie a Teo per la compagnia e la discrezione, vi ripeto, una persona molto a modo ma estremamente discreta. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!